Ciao e ben ritrovato. Era prima di cominciare, fammi fare questo piccolo cappellino. Grazie a tutti coloro che davvero continuano a seguirmi in tutti i modi, seguono quello che scrivo, seguono i miei libri, seguono i miei post, la mia pagina Facebook, insomma tutto quello che faccio, la mia musica. E questo davvero mi rende davvero felice. Poi grazie anche per tutte le belle parole che mi dite e sono contento di potervi davvero essere utile. Ma entriamo proprio nell'argomento di oggi, perché non è la prima volta che mi arrivano delle mail di persone che praticano il buddismo di Nichiren e che mi chiedono delle cose che sono a mio avviso incredibili. Innanzitutto io così come inizio ti consiglio, se non l'hai ancora fatto, di comprarti il libro che abbiamo pubblicato, Nichiren, il profeta buddista. Tu non hai idea di a quante domande quel libro davvero riesce a rispondere. Poi c'è un fatto che a me mi è piaciuto subito quando l'ho letto in inglese, no? Era il fatto che per la prima volta leggevo un libro che non era stato fatto da una determinata organizzazione, perché solitamente le organizzazioni che cosa fanno? Tirano acqua al loro mulino, di conseguenza ogni interpretazione è quella, ogni spiegazione va a confermare quello che loro portano avanti. Qui invece si sta parlando del libro di un non studioso che si è incuriosito di questo uomo del 1200 giapponese, quindi del medioevo giapponese, ha cominciato a studiarlo talmente nel profondo che alla fine si è convertito, e questo è uno dei più grossi studiosi delle religioni in genere, ma soprattutto del buddismo di Nichiren. In quel libro lì tu hai la possibilità di leggere apertamente, chiaramente, come sono le cose e come sono andate le cose. Se sei, ti consideri perlomeno discepolo di Nichiren, io non riesco a capire come tu ancora non abbia acquistato questo libro. Lo trovi su Amazon, ma lo trovi anche sul nostro sito. Ti lascio il link in descrizione. La descrizione, quando parlo di descrizione, è quella parte che tu trovi scritta sotto al video. Tu cliccando su quel link vai direttamente al nostro sito. Andiamo avanti. Molte persone mi scrivono dicendomi: io avrei, ad esempio, chiamiamolo Piero per non dire il nome vero, avrei bisogno di fare yoga perché ho dei problemi alla schiena, però ne ho parlato con il mio responsabile e lui mi ha detto no, non puoi farlo perché quella è una nuova filosofia e Nichiren ha detto che tu non devi e non puoi seguire nessun'altra filosofia. Ora, qua ci sarebbe da fare 3 minuti di silenzio in memoria del cervello di questa persona. Mettiamolo così: se vuoi essere una barzelletta, allora continui a credere a queste cose. Se invece vuoi fare la persona seria, ti consiglio di ragionare. Quando il maestro Nichiren diceva di non seguire nessun altro insegnamento, non diceva di non conoscerlo, ma soprattutto perché lo diceva? Lo diceva ai fini dell'illuminazione. È come se un amico ti dicesse:
A te che piace la pizza, te che sei un amante della pizza, se vuoi mangiare una pizza come va fatta, allora devi andare in quella pizzeria, perché ci sono tanti che fanno la pizza, apparentemente anche buona, ma se ti piace la pizza, il tuo scopo è quello di mangiare una pizza bene, allora vai in quella pizzeria. In altre parole, Nichiren, quando diceva di non seguire altre filosofie, parlava dell'illuminazione, ossia lui diceva: se il tuo scopo è raggiungere l'illuminazione, allora gli altri insegnamenti lasciali stare, gli altri insegnamenti del Buddha lasciali stare, perché quelli non hanno più la forza, la potenza, la capacità di condurti all'illuminazione. Non ti diceva che erano sbagliati, non voleva dirti che sono insegnamenti che tu non devi manco prendere in considerazione, non parlava assolutamente di altre filosofie. Nichiren lo yoga non sapeva nemmeno cos'era. Per piacere, liberati. Se hai deciso di vivere la tua vita in accordo con una filosofia spirituale, ti devi per forza liberare, perché altrimenti che cosa lo fai a fare? Ricordati che Nichiren era un monaco Tendai. I monaci Tendai erano al tempo, in parte tuttora, quelli più colti, quelli che sapevano davvero tutto del buddismo. Nichiren cosa pensi che non facesse meditazione? Nichiren era dall'età di 11 anni che faceva meditazione. Cosa pensi che se si sentiva nelle serate, nelle nottate a Sado, quando non aveva nemmeno il tetto e la neve gli cadeva sulla testa, pensi che dicesse: no, ho detto che le altre filosofie non vanno seguite, quindi non faccio meditazione? Cerca di fare le cose seriamente. Perché ti ho consigliato quel libro lì? Perché ti presenta Nichiren com'era veramente, non come è stato presentato dalle varie organizzazioni, che sono davvero, non lo so, guarda, non lo voglio manco dire, perché non ho i soldi per potermi mantenere delle spese legali. Questi brevi video sono ispirati da messaggi o mail che mi arrivano e vedo delle domande che sono incredibili, domande alle quali davvero questo libro qua ha la capacità di rispondere e di appassionare, perché davvero ti fa capire che tipo di persona era e che tipo di vita ha fatto. Tanto viene fuori che, insomma, non avendo fatto una bella vita, probabilmente per qualche responsabile, Nichiren allora non praticava nel modo giusto, o magari il demone del sesto cielo gli rompeva le palle. E già leggendo questo tu ti rendi conto che forse, insomma, è meglio fare le persone serie, fare le cose seriamente, perché tu puoi seguire ed approfondire altre filosofie. Io, guarda, è stato bellissimo approfondire gran parte delle filosofie umane. Ma perché è stato bellissimo? È stato bellissimo perché
ho visto tante facce della medaglia e tante cose io l'ho capita delle sutre del loto grazie allo studio, ad esempio, di altre filosofie. Nella Bibbia ho ritrovato il sutra del loto, nelle varie interpretazioni cristiano-protestanti ho trovato il sutra del loto. Nel sutra del loto troviamo scritto: se incontri una persona che è in grado di credere per fede a questo sutra, allora parlagli di questo. Se non è in grado, parlagli di qualche altro mio insegnamento. Allora a questo punto qua ti dovrebbe dire una cosa che secondo me ti dovrebbe già aiutare. O Nichiren andava contro il sutra del loto, o quello che ha detto Nichiren è stato mal interpretato. Il Buddha dice espressamente, insegnali qualche altro mio insegnamento, recali beneficio, fagli del bene, fai in modo che questa persona stia meglio, perché in questo modo tu potrai sdebitarti, ripagare, lui dice, il tuo debito di gratitudine. Perché c'è il debito di gratitudine col Buddha? Perché ti ha dato la medicina per il tuo mal di testa, ma la medicina la devi seguire e seguire nel modo giusto, non è che tu la Novalgina, per dirtene una, non so manco se c'è ancora, io medicine adesso devo prendere un sacco di pastiglie per quello che ho avuto, ma se no di medicina non ho mai preso. Cioè non è che tu la prendi per quando c'hai sete, ti prendi le gocce di Lexotan o ti prendi le gocce di Novalgina, le prendi quando c'hai davvero qualcosa. Quindi fai attenzione a tutte queste cazzate che c'è in giro. Perdonami se le definisco cazzate, ma sono davvero cazzate. Sono davvero delle grandissime cazzate che non aiutano te, allontanano le persone dal sutra del loto. Quindi se sei una di quelle persone che ha creduto che più persone porti e più benefici hai, fai attenzione, perché invece le stai allontanando. E insomma, vedi tu. Ciao, a risentirci alla prossima.